Mi chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un fienile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal pollaio alla pista. Quando avevo 20 anni, massimo 21, andai a fare una convergenza alla mia allora 156, prima di un track day. Nel retro di questo gommista c'era una macchina bianca che conoscevo perché ce l'aveva avuta mio zio. Era una Fulvia 1300S, molto maltrattata, era lì, non se la filava nessuno, tutti pensavano alle macchine più moderne, c'erano altre macchine sportive. E c'era questa Fulvietta lì da sola nell'angolo e io quel giorno ebbi una specie di folgorazione perché mi resi conto che subivo 100 volte più il fascino di una macchina degli anni 60 e 70 piuttosto che di macchine più moderne. Per l'epoca non era tanto comune, infatti mi ritrovavo ad essere praticamente solo perché non potevo parlare di queste cose con nessuno della mia età, ma solo con persone di 50-60 anni. E quindi sapevo ovviamente che c'era la sua concorrente dell'epoca, che era l'Alfa Romeo GT. Io ho sempre avuto la fissa per la trazione posteriore e da quel giorno mi fissai in testa che io avrei dovuto a tutti i costi comprarmi un Alfa GT. Non la conoscevo come la conosco oggi ovviamente, ma non la conoscevo neanche a sufficienza per apprezzarla davvero. Era solo un colpo di fulmine, il classico vero colpo di fulmine. Da lì ho cominciato a studiarla come non ho mai fatto con nulla a scuola in vita mia e nel giro di poche settimane sapevo tutto di quella macchina, ero sempre più innamorato. Allora avevo una vecchia 500 già restaurata che non usavo più, che aveva un po' di problemi che non mi andava di risolvere, che mi stava un po' stretta e decisi di scambiarla con una carcassa di GT e in quel momento capii che sarei stato condannato ad averne una per tutta la vita. Davide è stato sempre fissato con i motori da che ho memoria. Siamo cresciuti insieme, proprio qui in realtà a casa dei nostri nonni, un po' come fratelli, passavamo interi pomeriggi invece che a studiare, a lanciare macchinine su e giù da quella rampa e facevamo dei veri e propri campionati in realtà, con Porsche, Ferrari, Lamborghini e per assurdo le automobiline che alla fine la spuntavano sempre erano le nostre due preferite, che erano un'ambulanza e una limousine. Crescendo con l'età sono cresciuti anche un pochettino quelli che erano i nostri bisogni, nel senso che succedeva spesso che Davide mi portava con lui a rubare, diciamo così, la macchina del nonno e ricordo che mentre io distraevo nonno, lui che era già di statura sufficiente riusciva ad arrivare alla mensola dove c'erano le chiavi della vecchia Lancia Y di nonno, con la quale poi andavamo in garage e per ore e ore si divertiva a tirare il freno a mano e a sbandierare questa Lancia Y in giro per il garage. Per me che avevo 21-22 anni fu una scoperta, mi si aprì il mondo. Riportò a casa una Alfa Romeo GT Junior, si trattava più che altro di una carcassa di una 1300 GT Junior. Lì pensai veramente che era diventato completamente pazzo. Mi ci vollero 2 anni interi, 2-3 lavori di notte e di giorno per trovare il minimo che mi serviva per restaurarla, perché ovviamente non andava neanche lontanamente in moto, il motore era bloccato, era tutta arrugginita, non c'era nulla che si salvasse. Mi trovai a un certo punto che avrei dovuto scegliere se iniziare con la carrozzeria o con la meccanica perché avevo i soldi da parte o per una o per l'altra e ovviamente scelsi di dare la precedenza alla parte meccanica, quindi mi ritrovai ad andare in giro con una macchina che era una carcassa ma sotto era una macchina da corsa. Non aveva il parabrezza, non aveva il lunotto, non era verniciata, tutta graffiata, piena di buchi, però sotto aveva un 2000 con quasi 170-160 cavalli, autobloccante, assetto, freni grandi, insomma la macchina andava come un treno. Aveva un feeling veramente particolare con quell'auto.
la preparava, se la guardava, la coccolava e la guidava, se ricordo, senza parabrezza, senza i sedili. Addirittura mi portava dentro quell'auto, io cercavo di reggermi in qualche maniera nei posti posteriori che neanche c'erano. L'auto ovviamente con i chiodi a vista, quindi ricordo che Davide c'era già incappato in uno di questi chiodi, io ne avevo il terrore, quindi lo guardavo così. E giravamo addirittura con i caschi, con questi insetti che ti si spiaccicavano sulla visiera e sentivo Davide proprio la felicità in lui mentre guidava quest'auto, era orgoglioso. Nonostante fosse brutta da vedere perché sembrava una macchina post-apocalittica, infatti anche chi mi vedeva mi guardava male perché andavo in giro senza parabrezza, con il casco, dentro una macchina chiusa. Potevo buttare la maglietta quando ci avevo fatto un giro anche di soli 10 minuti, però io l'adoravo, era la macchina dei miei sogni e quando finalmente potei fare anche la carrozzeria capii che non avrei mai potuto stare senza una GT. In quel periodo però, poco dopo che riuscii a restaurare la macchina completamente, la mia città, l'Aquila, subì una violenza spropositata con il terremoto del 2009 che lasciò me e tutti i miei concittadini senza lavoro, senza futuro, senza la minima speranza di riuscire a fare qualcosa di buono perché non avevamo assolutamente nulla. Io e pochissimi altri in città riuscimmo a trovare il modo di continuare a lavorare. Si poteva lavorare soltanto nella cronaca, nei giornali locali e in tutto quello che era politica e raccontare le notizie. Quindi avevo qualche minima competenza di montaggio video e scrittura, così, e mi buttai in un giornale locale, quindi riuscii a tenere la macchina ancora qualche mese. Poi successe una cosa che cambiò tutto. Un giorno il mio caporedattore mi vide arrivare con una macchina che costava il triplo della sua e mi chiese come potessi permettermi di avere questa macchina. E io gli risposi che semplicemente tutti i soldi che guadagnavo io li spendevo solo per le macchine. Non compravo vestiti, non andavo a cena fuori, mettevo da parte tutto perché volevo solo quello. E lui capì che c'era questa grande passione, chiamiamola grande passione, e mi offrì di gestire una piccola rubrica motori in questo giornale locale. Quindi io e il mio amico d'infanzia Stefano, che aveva studiato cinema, ci mettemmo insieme e producemmo il primissimo video di recensione di una macchina sportiva che era una Toyota GT86. Glielo facemmo vedere e loro ci dissero che non avrebbero mai potuto pagare un prodotto fatto così bene e di farlo molto peggio. Allora lì presi la decisione di non fare come mi avevano detto loro, ma di continuare con quella qualità lì, investendo di tasca mia, e diedi a questo nuovo canale che stava nascendo non il nome di quel giornale, ma il mio nome. E fu così che nacque Drive Experience. Nacque Drive Experience nel 2013 e nel giro di poche settimane venne chiaro che il mio futuro sarebbe stato quello di raccontare le automobili a modo mio. E pare che a molti sia piaciuto perché non mi hanno più mollato. Ad oggi ho più di 300.000 persone sul mio sedile del passeggero quando vado a guidare. Subito chiaro che non ce l'avrei mai fatta se non mi fossi privato dell'unica cosa di valore che avevo, ovvero questo GT del 68. Quindi mi buttai senza mai guardarmi indietro, vendetti l'unica cosa a cui davvero tenevo e con quei soldi fondai Drive Experience, che 7 anni dopo mi ha permesso finalmente di ricomprare una GT, non questa, stavolta del 67, stavolta verde muschio, mentre lei adesso vive da un'altra parte. Guidarla di nuovo oggi è bello perché lei non è come era prima, io non sono come ero prima, è come rincontrare una vecchia amica, la tua migliore amica, dopo anni, e sapere che sta bene, che è bella, che è in forma, che è più in forma di prima e che col passare degli anni sta invecchiando meglio di te. Accendiamo il 1300 per poi portarlo in officina per fare il trapianto per il motore nuovo. Dani non fa caso al casino, Vabbè, certo, dal vivo è più bella, che dalla foto. Che tra l'altro questo è il telo di quella rossa che avevo prima. Eccola qua, la bimba. Davide l'ho conosciuto almeno 4-5 anni fa, durante una prova che fece ad Aprilia con la 75 di Spark rossa. E quel giorno c'ero pure io in pista con la Giulia. Stasera paga cena italiani! Poi da lì l'ho seguito su internet, sapevo che lui aveva ricomprato l'Alfa GT come quella da cui tutto è iniziato.
prima cosa, ne cambiamo le candele. Oh, considera che quando l'ho presa aveva 3 candele uguali e una diversa. Infatti è così sta. Quindi la facciamo ripartire qui dall'Aquila, cerchiamo di farla andare a Roma sulle ruote e quindi rimettiamo un attimo in sesto il 1300. Adesso mettiamo un po' di 100 ottani nuova e vediamo. Che buon profumo. Pare l'aerosol. Da quando ero bambino che giocavo sempre con le macchinette, ce ne avrò avute penso un paio di 100, di tutti i tipi, tutti i modelli, tutte le marche. È solo che a me piaceva smontarle e rimontarle, smontare le ruote, i cofani, i sportelli, facevo di tutto. Poi col passare degli anni vedevo da piccolo le foto di mio nonno, mio padre, sempre con l'Alfa Romeo. Il mio padre mi ha spinto un po' questa mia passione, anche perché lui lavorava in zecca al poligrafico, faceva sempre qualcosa anche lui di meccanico. E c'era le foto di mio nonno che c'era l'Alfa GT del 69. Le foto di mio padre un po' più grandi, già le prime quelle a colori un po' sfocate. Lui c'aveva la Giulia e mi è stata attaccata questa passione dell'Alfa Romeo. Quindi sono tanti anni che ho ricomprato l'Alfa GT, tutto un altro mondo rispetto a una macchina moderna che fa tutto da sola. Qui la macchina la porti tu, sei tu che decidi dove metti la macchina, quello che vuoi far fare, la cambiata, tutto, i giri, è tutta un'altra sensazione. Ed è per questo poi che ho fatto sia meccanico, perché siccome smontavo e rimontavo, ho detto allora se mi piace costruire un motore è come la nascita di un bambino, no? Perché tu lo crei e poi praticamente la prima messa in moto è come un vagito del bambino quando nasce. In realtà la passione che ha Danilo sulle macchine è una cosa che con me convive, nel senso io non ce l'ho come ce l'ha lui ce l'ha proprio in un modo fuori dal normale, però ho imparato a conviverci, insomma, è una passione sana, è un qualcosa che alla fine per lui è anche lavoro, è comunque un qualcosa che fa parte quotidianamente delle nostre giornate, perché l'officina, il club, e questa cosa per lui è diventato, insomma, qualcosa che fa parte di lui tutti i giorni. Autofficina Cambrini, per i grandi e per i bambini. La vivo ormai come cosa che fa parte della coppia. Se nascerà una bambina, sperando insomma che il nome Giulia è un nome che piace anche a me, quindi la sua fortuna è questa, che essendo un nome bello probabilmente si chiamerà Giulia. Il mio primo ricordo che ho di mio fratello sono le macchine. Un tappo già! Danilo è qualcosa di particolare, trasforma tutto quello che c'ha vicino in pura passione. Io sono cresciuto vicino a lui, perciò è una storia di generazione che ci ha tramandato nonno e papà. E il legame di sangue è qualcosa di bellissimo. Il suo sogno era un GT 1750 e l'ha realizzato. La sua prima vettura è stato un GT 1750 del 71. E poi il sogno si è tramutato in realtà. Nel 2013 è riuscito ad aprire l'officina con tanti sacrifici, tanto sudore. È riuscito a fare quello che nessuno pensava. Aprire un'attività in un periodo molto cupo per tutti. Quello di Davide con Danilo è un progetto che secondo me gli porterà tanti risultati, glielo auguro, perché comunque se lo merita, c'è poco da dire, cioè, ci mette il cuore nella sua attività, ci mette il cuore. Se penso che io quando l'ho conosciuto i primi messaggi che mi mandava erano solo di auto, dimmelo se corro troppo. Senti, però prima che mettiamo in moto, Che dobbiamo fare? devi aprire il regalo che ti ho portato. Ah, In carto questo lo sai che va bene per tutto, pure per le uova, no? Spero che ti piace. bello. Ti ho fatte lucidità, c'avevi una cosa del genere? No. I regali tra appassionati di motori li possiamo capire solo tra di noi. Se regalassi alla tua fidanzata un paio di alberacamme probabilmente ti manderebbe in bianco per dei mesi. Grande. Ok, vai, vediamo che dice. Sarà lunga. No, niente, vai. Vai, 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 vai. Profumino?
Rimani un attimo tipo a 2000 giri. Ma se mi abbassi il cofano vado su. Diamo una regolata ai carburatori in modo che possa camminare un po' più lineare, almeno tanto per arrivare a Roma. Ma quella candela diversa? Infatti non la sente, quindi sicuramente è problema o una valvola o qualcosa sul carburatore proprio. Spengi un attimino, da? Allora, smontiamo i getti, vediamo un attimino se fossero ostruiti i passaggi. Sicuramente. Allora, servirebbe tipo uno spillapello per cucire proprio. Troviamo un ago. Questo c'era proprio dentro il coso. Questo era tappato comunque. Vai, metti poi in moto. Va meglio? Direi che va meglio. Va molto meglio. Per arrivare a Roma va bene. Dai, 100 km viaggio della fortuna. A posto. Non avrei mai potuto comprare di nuovo una GT rossa come quella che avevo prima. E poi con l'età mi rendo conto che inizio ad apprezzare molto i colori più tenui. La decisione era tra il verde pino e il verde muschio. Il muschio l'ho visto meno spesso, è meno usuale trovare una GT così tanto preparata come voglio farla io, con dei colori non sportivi, con i soliti bianco, rosso. Ed è proprio il mio obiettivo, fare una macchina così, che da fuori sembri molto elegante, ma che poi sotto sia un mezzo demonio. La voglio anche più veloce di quella rossa che avevo già e soprattutto mi piace che simboleggi un po' la mia crescita di questi ultimi anni, quindi non riprendere qualcosa del passato, ma un simbolo di una crescita che c'è stata fino ad oggi. Ed è per questo che la GT del 67 che ho comprato è un po' il simbolo per me dei sacrifici che ho fatto in questi anni per potermene permettere di nuovo una. Ho voluto iniziare da subito con i lavori più urgenti, come per esempio cambiare le gomme. Era una macchina ferma da tanti anni, quindi aveva non solo delle gomme già di disegno molto antico, ma soprattutto finite, dure e anche termiche oltretutto. Ovviamente per cambiare le gomme vanno cambiati anche i cerchi, perché di sicuro non manterrò le misure delle ruote originali. Ho optato per dei 7x14 GTA, che non sono riuscito a montare immediatamente perché il canale allargato all'anteriore toccava con le testine di sterzo. Ho dovuto quindi comprare delle testine di sterzo più piccole, sportive, e poi che fai? Da lì non compri tutto l'assetto completo, sportivo, con coni gialli, molle basse, barra antirollio maggiorata e bracci regolabili. Quindi ho comprato questo kit completo che si chiama Road and Track, adatto sia alla strada che alla pista, quindi per ovviare un po' al ritardo di sterzo che hanno tutte le macchine di quell'epoca. Ho preso anche un quick steering, che è un sistemino molto semplice che ti dà una reattività maggiore sullo sterzo, una cosa adattissima alla strada ma anche indispensabile per la pista. E insomma, quando inizi con queste cose poi non finisci più. Oh, è gratis se paga questi qua. Sì, Sì. Infatti sono passato subito al motore, che è la cosa più importante forse di questa preparazione. Un mio carissimo amico voleva rendermi un favore che gli ho fatto qualche mese fa e mi ha regalato un motore derivazione 75 che lui aveva dentro una sua 1600, che gli sembrava corresse un po' troppo per una 1600 e in effetti ha scoperto smontando il motore che non era assolutamente un 1600. Il problema è che il 1800 e il 2000 carburatori non si distinguono da fuori, quindi lui mi ha fatto questo bellissimo regalo, mi ha caricato il motore con il trattore, ma non sapeva se mi stava regalando un 1800 o un 2000, quindi quando la porterò da Cambrini capiremo aprendolo che cilindrata è. Che buttare lo trattore se mi ha caricato il motore, che cazzo lo dici?
gamba che non sento. Buona giornata. Credo di sì, Va bene? Passa. Oggi mi hai raffiato. Oggi si riposa. Belli sciarpoli, no? Quanto è coglione. Paolo, stai subito la testa? Sì. Vai. 680 e 1750, 1800. Me lo dico a Franco 2008. Sono 2 millimetri, Vediamo dopo. Mo partiamo a 3000. No, ma la per strada non si può usare. È un gioiello, bellissima macchina. Bella. Già stanno venendo fuori un mare di problemi. Segretamente mi odia. Sempre lavori un po' impicciati come porti, da. La vestiamo da sposa. Questa viene fuori in Bermosa. Con tutti quei lavoretti che deve fare Davide, poi. Mi sbaglio? Danilo, Eccolo! guarda un po'. Grande! Ci abbiamo alberi a camme, colombe bariani da 12. Ok, è il capolavoro. Questa è un'opera d'arte questa praticamente. Questa dovrebbe stare sul comodino che ti svegli la mattina, gli fai buongiorno. Perfetta, bellissima. Stradali massimi, quanto suona bene? Poi Max Speeding Roads. Belle, sembrano belle. No, poi hanno bella lavorazione, pure leggera. Bella, ammazza. A te l'onore. Allora, Afra che mi sta trattando benissimo, mi hanno mandato giù un sacco di cose. Bello. Senti, questo però te lo frego io. Questo mi dispiace, è rubato. Eccolo, vai. A posto. Ah, giusto, pure i fanalini dietro perché uno è rovinato. Ah. Mi ha rimandato i carrello veri. Loro sempre, tutte cose vere, vedi? Ah. No, questo non si può montare, dai. Questo va sul comodino, va. Ah, questa è un bacheca. Ah. Perfetto. 40 DC e 39. Sai, guarda ste scatole. Non la rovinare però. No, infatti, guarda qua. Guarda qua. E questo è l'altro. E l'altro? Weber 40 anche sulla GT, che ormai li conosco, mi sono sempre trovato bene. Vediamo con questo motore qua. Sulla macchina adotteremo anche molti ricambi originali che ci ha fornito Afra, anche ricambi storici, come possiamo notare questo carburatore Weber originale proprio dell'epoca. La coppa, non adatta ai vegani, tutte le alette. E queste sono le canne. Tutte le modifiche che adesso apporteremo alla macchina, prima di tutto sono tutte modifiche che sono reversibili, quindi non sono modifiche che intaccano l'auto in nessuna maniera, solo che avendo un motore 1.3 non era tanto performante modificarlo, passando a un motore con più cubatura, più facile da elaborare e naturalmente anche più affidabilità. Questo è uno normale E CPS. e questo è CPS. Da 84. Andremo belli cattivi. Ok, 2000 questo è solo questo. super No? spinto, sì. Quindi. Perfetto, eccolo qua. Apriamo pure lo scarico. E beh, Allora, questi per aprirli, mo vedi tu i pianti. E la Madonna. le varie misure per tagliarlo in base alla macchina. Si legge.
Quindi qua c'è scritto, ci sono dei vari segni, no? Duetto, tagli qua. GT, GTA, tagli qua. Quello è per Giulia Berlina e questo è 1750-2000 la misura giusta. Quindi noi, in teoria, dovremmo tagliarlo qui. Quindi fanno un pezzo unico col diametro 50 e in teoria il nostro è questo qui, GT, GTA. Il materiale, come al solito, non si smentiscono. È bellissimo. Ok, vediamo gli altri. Ok. Questo è il finale. Sì, questo è il finale. Però ti ha mandato con la pancia. O te ne ha mandati due? Mi sa che me la mandati tutti e due allora. Perché io avevo un po' di dubbi effettivamente. Dice che il rendimento è uguale. Pesa 6 grammi. Sì, pesa più la plastica intorno. Sì. Mi sa che già abbiamo un vincitore. Io monto questo, poi per lo scarico adotteremo Super Sprint, naturalmente tutto in acciaio inox. E eravamo indecisi se usare il finale diretto o con la pancia. Super Sprint ci ha detto che praticamente le prestazioni sono le stesse, cambia solo il rumore. Siccome Davide non gli piace passare inosservato, metteremo sicuramente uno scarico diretto. Pensa, qui già c'è un cavallo, più tutti quelli che dopo aggiungiamo, cavallo vero, no centralina, no elettronica. Pensavo solo di allargare poco la canna, il pistone, dato che CPS ce lo fa a qualsiasi misura, da 85 invece da 84. Vabbè, ci risparmiamo la lavorazione delle bielle, intanto che già è tantissimo. Poi l'albero motore se ne occupa Giannini per l'alleggerimento, sicuramente faremo anche il volano un po' più performante. Questo è fatto apposta perché deve camminare veloce, deve fare rumore, devono guardare tutti e poi insomma devi essere contento che quando tiri la marcia ti devono venire i brividi sulla pelle, no? Altrimenti che gusto c'è? Il verde è così, è quasi meglio del rosso. Quasi meglio del rosso. Madonna, e questo che è? L'albero. Questo pesa, eh? Eh sì. Questo è stato una delle cose più difficili da trovare, 1750, quindi questo adesso ce lo facciamo modificare da Giannini. Adottiamo quell'albero motore perché avendo Davide un GT scalino del 67 con pedaliera bassa e frizione meccanica, adotteremo un volano con la frizione adatta, specifica per lui. Assolutamente a 8 fori per rimontare il volano e frizione per il tuo modello. Porteremo a lavorare l'albero motore del 1750 da Giannini per renderlo ancora più performante e alleggerito. Vedete allora? Salve, siamo già. Diciamo che tutti quanti conoscono Giannini più che altro per la 500 e non sanno che invece magari sono stati realizzati dei prototipi, dei motori ex novo, che sono stati fatti dei record col Topolino terzo supporto e che quindi prima della 500 i successi sono stati ottenuti con la vecchia Topolino con cui sono stati stabiliti diversi record mondiali, record assoluti davanti ai Ferrari, hanno fatto record con moto d'acqua, insomma la storia è molto più ampia di quello che generalmente l'appassionato sa che conosce soltanto la 500. Abbiamo portato sto bambino Al cubo, qui possiamo dargli giù. Aspetta che se ce n'è uno te lo faccio vedere. Controlliamo se il peso della biella è uguale qui e qui, lo controlliamo su tutte e quattro per sicurezza. Abbiamo lasciato l'albero del 1750, adesso lui lavorerà, lo alleggerirà, ci farà un lavoro, adesso ci fa vedere qualcosa che ha già fatto. Dove? Eccolo. Questo è il risultato finale. Se vogliamo possiamo anche andare sui contropesi, anche se generalmente cerchiamo di non togliere sul contropeso. No, contropeso. Magari cambiamo un pochettino l'inclinazione e cerchiamo di togliere più qua. Si sente, E si sente, ci credo. E peso, mi sembra stanno sui 18 kg se non sbaglio. Senti quell'altro. Non lo ricordo. 18,7 17 Un chiletto. vabbè, un chilo, Questo è un chilo e mezzo. c'è di più, se levi le piazzature, quindi poi per le gambe Abbiamo i stradali massimi da 12, colombe varianti, saranno realizzati. però ecco come peso c'è sta, sicuramente c'è sta anche la bilanciatura, poi dopo le controlleremo con la bilanciatura. A quanto volete arrivare voi?
A voi. Sempre più matti, capito? Il problema è questo, che siete sempre più matti. Allora, lo so. ma a che punto state? Il motore sta ancora chiuso tutto? Avete adesso i pezzi, incominciamo. Quindi manca i pistoni. Pistoni stampati? Stampati, CPS. CPS? Sì. Madonna. Sì. Buono. Dai, ti lasciamo fare. Oh, ci vediamo ragazzi. Ciao. Grazie, buon lavoro. Ciao a tutti. Ciao. Dai, che è? Ti mando un bel video, va. Guarda che robetta, va. Verde muschio. Guarda che robetta, va. Angolazione fotografica. Boom. Tanta roba, da. Digitale, competenza e professionalità. Sempre e ovunque. Bella, da. Aggiornami se ti piace. Allora, poi abbiamo dato un'allungata tutta quanta perché era di 4 colori, stava verniciata altrettante volte, quindi un'altra cosa, quando te me l'ha portata avevano montato questo qui al contrario, avevano messo questa sopra e questa sotto, però se io lo provo a mettere, ho fatto più di qualche prova, se lo provo a mettere più basso, che in modo tale da dentro non te dà fastidio la visibilità, quando girano si toccano. E allora ho preferito metterlo un po' più alto, tanto io ho pensato che come stai fuori te, questi gli levi sono rovinare l'aerodinamicità. Anzi, io pensavo che la facevamo molto più da battaglia invece. No, io ho voluto dare un'allungata, perché era impresentabile, c'era il parafango davanti che era nell'altro colore, quello di dietro un altro ancora. E il tetto che te lo dico a fare qua era tutto sfumato, abbiamo dato una giovanita. E ti fa la crema per la pelle per le donne. Aspettiamo che viene Danilo. Fa morire sta macchina. Mi manda al manicomio. Come faccio io a stare senza sta macchina tutto questo tempo? Tutto, guarda io faccio breve. Tutto preoccupato. Ognuno il suo. Digitale, competenza e professionalità. Bravo. Sempre. Al servizio del cliente. E mio soprattutto. Rio de Janeiro è tutto. Vamos. Questi Vabbè, questa è roba forte, oh. 1 e 2. Guarda Che qua. spettacolo. Questi li fa Mastello Radiatore. Sempre Mastello. Sì, questo li fa Mastello Parse si chiama. Posteriori. Pinza posteriore, 2 pistoni. All'inizio anni 60 quante macchine avevano di serie 4 freni a disco?
Ferrari, Porsche, Maserati, Alfa. Adesso sono curioso di vedere il disco anteriore. Ovviamente di serie non erano autoventilanti, questi sì, baffati e autoventilati, leggerissimi tra l'altro. Ci puoi dormire una settimanuccia, 10 giorni. Beh, certo, prima che mi monto. Le pinze anteriori sono a 4 pistoni rispetto alle 2 di quelle originali, molto più grandi. Attacco della pinza è radiale, l'attacco per il disco, piuttosto leggere. Sì, pesano niente. Tubi aeronautici, pompa maggiorata sia nell'anteriore che nel posteriore. La macchina cammina, deve anche frenare, insomma. C'è tutto, perfetto. Mo andiamo a fare il caffè. Non la voglio lasciare. Dato che eri triste, oggi abbiamo già iniziato, Qui c'è da fare un bel lavoro perché hanno fatto un portabatteria che fa schifo, è uno specchio. E adesso leviamo pure i carburatori. Il vano motore era sporco da 1967 praticamente, un'opera di pulizia profonda, diciamo. Davide, allora abbiamo iniziato, così finiamo subito, sei contento, Facciamo i freni davanti, da? Yes. Oggi sono stanco. Ho fatto mangiare troppo. Ho mangiato troppo. Il mio meccanico è differente. La differenza si nota. La differenza? Vabbè. Allora, adesso facciamo? E vai! Davide, come viene? Ho fatto. Bello del meccanico è anche saper risolvere il problema, no? O no? Vai un altro pochetto. Allora, parapolvere qua alla fine l'abbiamo dovuto togliere perché non c'era verso. Sì, perché la pinza è troppo grande, altrimenti la puliremo più spesso. Vai! Praticamente abbiamo dovuto fare un po' di modifiche, anche se erano specifici Alfa Romeo GT. Ok. Vediamo se tocca. Allora, spazio, direi che ce n'è. Perfetto. Abbastanza, sì. Abbiamo risolto questo problema qua della testina che originale toccava sul cerchio largo 7, canale 7. Adesso con questi regolabili non tocca più. Quick steering montato, barra antirollio montata, quindi l'avantreno direi che è fatto. Essendo un modello del 67, la macchina di Davide, molto raro, a differenza di altri ha questa sorta di modifica da fare sia nell'anteriore che nel posteriore. Bella. Mamma mia. 52 anni di pinza, vedi? Guarda qua. Pesa anche un bel po' di più, quella vecchia. Davide, te me dai una pulita a sti tubulloni? Ecco. Sì. Non ci va. È da tagliare o è da togliere? Possiamo salvarlo e tenerlo, ma comunque lo dobbiamo modificare, quindi almeno da qui a qui taglieremo così, che sia sopra che sotto, con la pinza maggiorata tocca, e quindi taglieremo qui e qui. Proviamo, Ok, dai. Davide voleva un motore che in qualsiasi momento poteva prendere la macchina, partire, andare a Milano tranquillamente, a Napoli, in Sicilia, in qualsiasi posto, senza avere problemi di affidabilità. Comunque sia, avendo sempre un motore che avesse una certa prestazione, insomma, come piace a lui. Sì.
Per lasciare più spazio sia allo scarico che all'aspirazione, i guidavalvole sono stati tagliati precisi previamente con tutta la forma che va a confluire l'aria interna, così non occupano spazio. Allora, siccome abbiamo montato cam Colombo e Bariani da 12 come alzata, abbiamo dovuto fare lo scasso sulla testata onde evitare che il nocciolo urtasse sopra la testata. Scusa, come me sei bravo. Potresti far pasticciare pure te. Perfetto. Guarda già come sembra molle. Questi sono importanti, se no dopo trafila l'olio. Ok, una sola deve essere quella buona. Abbiamo adottato mole valvole fino a 9000 giri e bicchierotti speciali. Una modifica molto importante che abbiamo fatto al monoblocco, abbiamo montato delle canne nuove più larghe, quindi abbiamo allargato il monoblocco 1800 che avevamo preso, montando canne del 2000. Danilo, Oi! abbiamo quasi tutto. Il distanziale per il volante. Eh sì, se no sta troppo lontano. Esatto. Porta luci targa GTA, così possiamo non rimettere il paraurti perché quello lì ha le luci dentro il paraurti, quindi se togli il paraurti non hai più le luci sulla targa, che è illegale. Questo qui lo attacchi in alluminio, non pesa nulla. Non pesa nulla ma costa un sacco di soldi. 74,3 kg e la nostra Alessandra Diafra ci ha dato una grossa mano qua perché qua dentro c'è il ponte posteriore con l'autobloccante. Chiaramente è tutto da pulire e da revisionare, però ci siamo risparmiati un sacco di soldi perché comprarlo nuovo costa veramente una cosa fuori dal mondo, però il differenziale autobloccante era indispensabile. La mia tu fa lo stesso lavoro. Come quando fai il cuciverba. Da qualche parte devi cominciare. Certo, a fare questo a 35 gradi non è proprio il meglio del meglio, però. Eccolo qua. Direi che c'è un po' di differenza rispetto a stamattina. Vagamente. Molto più leggero. Avrà tolto mezzo chilo di schifezze. Abbiamo riverniciato tutto, pulito, e adesso cominciamo con l'assemblaggio. Vai. Abbiamo già messo il mastice. Perfetto. Questo è il differenziale che monteremo sul GT. Praticamente l'autobloccante funziona tutto all'interno qua del gruppo. Questo è con l'autobloccante e questo è uno classico, semplice senza autobloccante. Oh, che spettacolo! Frizione con i 4 dischi in rame, si raffredda, evita lo strappo. Montare. Perfetto. Mancano i cornetti di aspirazione. Lo scudetto che adesso lo apriamo perché so che ce l'hai e ancora me lo tieni nascosto. Ce l'ho nascosto perché mi ero portato a casa, ci dormivo. Giusto perché sei stato bravo. Vai. Oh, Vediamo un po'. era introvabile, considera. Non li facevano più in Italia, in Germania, in Inghilterra. E Alessandra Diafra invece l'ha trovato. È diventata una cosa costosissima, non si possono più comprare questi qua. Cambia, eh? Beh, direi, bellissimo. Ce li ho trovati usati, la gente voleva 500 euro usati, facevano schifo. 500 euro. Ok.
A posto, però Bellissimo. Sì, lo rimettiamo bene, sennò tu te lo rubi. Ah, giusto. Lezione di sociologia. Molto romanticamente gli stranieri quando chiedono lo scudetto Alfa domandano Center Arts, i francesi le cœur de la calandre, noi italiani lo scudo. Come stiamo sulla difensiva, buon lavoro Ale. O scudo. Zitto, mi sto a morire. Oggi lo mettiamo dentro? Oh, è libero. Allora, mi raccomando che adesso è un lavoro delicato, eh. Vai. Va avanti. Ok. Vai. Allora, aspetta. Ok. Ada, tu guardate là allora. Questo qua sopra, vedi questo perno qua? Deve andare sul buco là sotto. Perfetto. È andato. Non mi pare vero. Come ci sta? Tutto pulito? Eh? Ricordi quel giorno all'Aquila che quando ero venuto a mettere un moto? Che brutto che era dentro. Questo è il quick steering. Questi sono dei braccetti regolabili. Questi sono i coni sport gialli che sono da regolare in 3 posizioni. Qui si intravedono i dischi nuovi. Qua abbiamo le molle ribassate. Questa è la nuova barra, più rigida, più grande, sulle sue testine. Quando la metteremo a terra faremo tutte le ultime finiture prima di fare la prima prova su strada. Questo è il ponte, restaurato e revisionato, abbiamo messo su con il nuovo differenziale autobloccante. Abbiamo fatto anche la pulizia del braccio qui e qui vedete invece come erano prima. Adesso lavoreremo anche su questi che come vedete non possono rimanere così. Qui mancava un pezzo quando ho comprato la macchina. Uno di questi qui, di questi tamponi. E chiaramente prima uno delle 2 molle era libera, quindi ogni volta che prendevo una buca, una sconnessione, praticamente la macchina dietro mi faceva così e non capivo. E chiaramente adesso è su ammortizzatori sportivi, quindi la molla è di altra altezza e di altra leggirezza, ma la risolveremo facilmente questo, con qualche prova su strada. Non ho detto tutto. Senti, ma insomma di potenza che prevediamo? Allora, dopo facciamo pure la rullata, però credo sicuri 170, sicuri belli proprio pieni, ci siamo. Su 1000 kg? Ma scarsi 1000. Danilo è il più grande meccanico di tutta Roma. Allora, oggi ci montiamo la pompa dei freni e cambiamo anche la boccola del cambio. Come prima cosa ci blocchiamo il cambio, dobbiamo toglierci questi 4 bulloni qua. Allora guarda questi furbi che hanno fatto, guarda che hanno messo qua, guarda qua che ci hanno messo. Perché se era rotto il gommino, invece di togliere il gommino, di mettere il gommino nuovo, vedi ci hanno messo i pezzi dentro per bloccarlo, guarda, e guarda qui ci hanno messo, Che furbi, Mi tolgo questi 3 bulloni, così poi se levamo sta boccola come prima cosa, rimettiamo la boccola nuova e riassembliamo tutto il pezzo nuovo. Vediamo sto schifo. Perfetto. Quando è lungo? Guarda, eccola. Almeno qua fa qualcosa, perché sennò hanno detto che in giro non fa niente, vero? Firma, autografi, si diverte. E io lo faccio lavorare. Vabbè, i punti nuovi li faccio più alti. Oh, adesso è uscita. Vai. Deve essere una macchina affidabile, veloce e che abbia tanti cavalli, come piacciono a lui, insomma. Deve far venire i brividi sulla pelle. Allora dai, tu mettila al centro e poi ci metto il bullone. Perfetto. Qua passa la parpitta. Ok ragazzi, possiamo anche mangiare. No, ma loro non c'hanno fame. Deliberiamo? Allora niente, voi potete uscire a fare una passeggiata, io e Davide mangiamo e poi quando abbiamo finito potete tornare. Va bene? Io mangio. La mortazza. Ma tu ce l'hai giù al roll bar?
La pizza che la mortazza. Senti, ma c'ho il microfono tipo una pallottola spuntata. Te lo ricordi la pallottola spuntata quando va al bagno? Prendi lì, radiatore acqua, alluminio. Robin Hood e Little John va nella foresta, urca urca pirulero, oggi splende il sole. Andiamo. Andiamo. Oh. Allora, se tutto va bene parte. Se tutto va male... Dovrebbe partire uguale. No, però preparatevi, vi dico che fa una caciara. Vai. Aspetta. Hai sentito? L'ha fatto. Mamma mia, c'è delle cuffie. Vai. Benzina è arrivata, maledetta. Vai. Se devo riempire bene pure le vaschette, Vai, vai. Qui si deve riempire bene, Ci aggiungiamo pure un po' d'olio, così ha fatto 2 giri. È arrivata una fiammata. Per fiammone, vai. Dai. Vai. Vai. Grande. Diciamo che tutte le modifiche che stiamo apportando sono tutte modifiche reversibili, perché la sostituzione del motore non compromette nulla che non possa essere riportato all'origine. Quando Davide vorrà, ma non credo che lo vorrà, il carattere della macchina verrà soltanto amplificato. Che cazzo va? Deve staccare lo sportello, deve staccare ora, Ok. Scalpita, scalpita. Ah, qui assestarsi sarà lunga, ci sarà da fare un grosso lavoro di messa a punto. L'albero di trasmissione vibra da morire, c'è un supporto di gomma che probabilmente è il responsabile di questa vibrazione, ma non è una bella sensazione. Però il motore è una frusta. Proviamo a fare un giro un po' più lunghetto. Sentiamo il motore. Cambiamo presto, cambiamo a 4000 al massimo, però è una bella furia, è una bella furia.
la frizione è leggera, non è pesante come immaginavo, stacca all'ultimo millimetro della corsa del pedale, forse si può sistemare un po'. I freni hanno quella patina da nuovi che va tolta, ci vorrà un po', ma soprattutto la corsa del pedale. L'assetto ovviamente è tutto da vedere, convergenza, campanatura, però come verticali non è male. Vabbè, abbiamo assolutamente bisogno di strade diverse, quindi stasera la portiamo da me e lì ci sono le strade giuste per un assetto. Ma come primo shakedown per tutto il resto può andare, ho più o meno informazioni per dire a Danilo cosa dobbiamo migliorare e per capire se la base è buona, e la base è assolutamente buona. Stiamo andando a casa da Davide all'Aquila, stiamo partendo qua da Centocelle. 45, va, voglio rovinare. Certo, un po' mi dispiace che la macchina va via perché ci eravamo affezionati. Lo shakedown è andato molto bene, c'è qualcosa da mettere a posto come questa vibrazione di cui ho parlato prima, ma la macchina in autostrada si sta dimostrando bellissima da guidare anche al trotto, a parte il rumore che ho voluto io di una macchina quasi da corsa, per il resto è veramente comoda, rilassante, te ne stai in autostrada e ti fai 200-300 km e non soffri. Ora siamo in rodaggio, quindi sto al massimo a 4000 giri e sto esattamente a 130, andatura autostrada di una macchina moderna, non soffre assolutamente, anzi sono a filo gas, potrei farmi davvero tutta Italia su una macchina così in viaggio e vuol dire moltissimo per me fare questa strada che mi porterà a casa con lei dopo 7 anni che aspettavo di portarmi di nuovo una GT in garage. Perfetta, una bestia, oh, che motore! Mi sa che andremo d'accordo. È quasi notte ormai, abbiamo fatto un centinaio di chilometri, il motore non perde un giro, è un orologio. Durante lo shakedown ero un po' preoccupato di tante resistenze dei comandi, invece già si sta sciogliendo tutto, anche la frizione, il cambio, tutto quanto. Molto molto bene, molto molto bene. Sarà un bel rodaggio senza intoppi. Ce ne andiamo a casa. Introdurre la tessera. Arrivederci. È troppo bella, anche se ci sto sudando dentro da ore, resterei qui tutta la notte. Adesso andiamo a mangiare qualcosa, poi in garage si riposa qualche ora e da domattina iniziamo a fare qualche chilometro. Oggi in extremis siamo venuti in trasferta da lui qui all'Aquila, ci siamo appoggiati a un'officina del suo amico, la VS Motor. Quando abbiamo fatto il motore con i freni e tutte le altre cose ci sembrava che insomma stava tutto a posto. Poi lui camminando ha notato che c'era una vibrazione, quindi cambiato cuscinetti, gommini e tutto. Non te fida, oh! Diciamo che il motore ha il massimo della sua efficacia ai 7000 giri. Limpido, lineare, corposo, pieno. La sua forza sono i carburatori, le cams, prodotto eccezionale. Serve solo un buon rodaggio che Davide saprà fare e incrociamo le dita che sarà il migliore GT che abbia mai fatto. Adesso la macchina è pronta per finire il rodaggio e per andare in pista. Non ci credo! Mamma! Però gira bene, È bellissima, è bellissima! Gli inserimenti, la frenata, è bellissima da guidare!
guidare una macchina del 67? Scherziamo? Stiamo scherzando? E guarda come cerca di andare di traverso! No, ma che spettacolo! Le gomme la penalizzano un po' perché ho scelto delle gomme stradali per godermela di più nel mondo reale, non solo in pista, ma i freni che ha sono da pista. E con il fatto che pesa davvero poco, i freni sono sovradimensionati e questo vuol dire una frenata imperiale su una macchinina piccola e cattivissima. Sono sempre stato innamorato, perso di lei, ma stavolta siamo andati oltre qualsiasi immaginazione. È stupenda da guidare, è stupenda. Il rollio di queste Alfa, che è un po' un loro difetto, con questo assetto è stato quasi completamente annullato, tranne per quel minimo indispensabile anche a sfruttare il tipo di sospensioni che hanno le GT, perché comunque ricordiamo che lo schema di sospensione è rimasto il suo, non abbiamo cambiato lo schema, abbiamo cambiato le componenti di questo schema, abbiamo migliorato tantissimo l'assetto, ma è sempre un assetto di un GT. Che buono l'odore della benzina. La adoro! Si riesce a staccare tenendo incollato l'anteriore, caricandolo di peso, ha abbastanza da far scivolare un po' il posteriore, invece vedete come rimane inserita dentro, non smusa, non sottosterza, ti lascia un po' di libertà di sovra sterzo, ed è bellissimo! Wow! Il motore sempre in coppia, sempre pieno. Che bello, è esattamente la macchina che volevo e che sognavo da quando ho venduto la mia rossa. Quanto mi è mancata. Che bella, non scenderei mai, non scenderei mai. Davvero? La frenata è spaventosamente efficiente. Ho fatto bene a mettere gomme non troppo larghe, soprattutto davanti si vede che ha apprezzato questa mia scelta perché l'inserimento è decisamente giusto per la macchina e anche il fatto di avere un volante non troppo piccolo e alla giusta distanza mi aiuta tantissimo anche in una pista come Modena, che è stretta, è tortuosa, è molto tecnica, è giustissima per lei. Penso che fare un track day con questa macchina potresti dare fastidio a tante altre macchine moderne che non se l'aspetterebbero, perché davvero non le manca nulla, non le manca nulla, la potenza, la leggerezza, i componenti giusti e avere questa coppia sempre pronta in uscita di curva quando vuoi, se vuoi anticipare un po' per andare di traverso o se vuoi uscire in punto di corda per essere pulito e veloce, il motore ti permette di avere sempre cavalli e newton metro per giocare con il posteriore come vuoi. Il quick steering ti dà una botta di inserimento quando vuoi tu, è un po' in ritardo e devo dire poco in ritardo rispetto al rapporto di sterzo, però se impari quando arriva e sai anticiparlo un po' diventa spettacolare perché ti dà un inserimento da macchina moderna e non erano abituate queste macchine qui a inserirsi così. Appunto per questo ho voluto delle gomme non troppo performanti, non troppo moderne come disegno, per non snaturare il comportamento della GT, che è comunque un po' scivoloso sul posteriore, no? Ti lascia la progressione giusta per avere il muso puntato dove vuoi tu e il posteriore che scatta il giusto così, per uscire in coppia piena a ruote dritte verso la prossima curva. Sì. E vai. Sì. Allora, Spettacolare. va bene. Bellissima. E a retto tutto il giorno. Senti, freni, assetto, come lo sai? Frena più forte del dovuto. Sotto sforza ha cominciato a tirare un po' da un lato, ma ci sta. Prima volta ci sta. Assetto da paura, davanti inserisce come deve. Bello. Dietro è progressiva, se vuoi andare oltre ci va, se vuole stare in traiettoria ci sta. Bella. Fluidità, spinta, come la senti? Il motore ce n'ha. Ho fatto un bel progetto. Vabbè, soddisfatto allora.
Ciao.